Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale. Io sono Marina Cafueri e ciò che vedete è la mia nuova creatura alla quale ho dato un nome particolare, Rosa di Settembre. È una maglia mezza stagione, dopo vi parlerò anche del filato che ho utilizzato, una maglia mezza stagione e attenzione, va bene anche per i principianti, ok? Quindi se per caso è da poco che state utilizzando l'uncinetto per creare le vostre belle maglie, cardigan, eccetera, potete tranquillamente provare questa e io spero di essere abbastanza chiara per potervi accompagnare. Qui abbiamo la particolarità di questo polsino che mi piace tantissimo, la divisione tra maglia fitta e buchini che rimane facile da fare. Vi spiegherò come si fa e la sua, ovviamente, la sua bordura. Insomma, vi spiegherò come sempre tutto. Quindi questa è la nostra spalla, ovviamente si potrà fare con questo filato che è mezza stagione oppure un filato in lana. Eccoci sul nostro banco lavoro. Allora, questa meraviglia, scusate se me lo dico da sola, scusatemi tanto, cercherò di spiegarvelo in modo chiaro, il più possibile chiaro, e vi dico adesso quello che vi occorre. Allora, innanzitutto, questa manica, questo polsino della manica mi piace terribilmente. Allora, innanzitutto, io ho utilizzato, oddio, di 4 di questi gomitoli mi è rimasto questo. Mi basta un lotto fino alla 44. Io ho una taglia 44, questa è una 44, basta uno di questi lotti. Se avete taglie più grandi, con 2 lotti sicuramente riuscite ad arrivare alla taglia 50. Ok, non penso di sbagliarmi. Comunque se sono la 44 con 4 di questi, se ne abbiamo 8, io penso proprio che alla 50 ci arriviamo. E quindi con 2 lotti. Io ho utilizzato solamente un lotto, quindi un totale di 1225 metri. Ok. E ovviamente la scolatura sceglierete poi voi quanto profonda la volete fare e addirittura potete scegliere anche di continuare la parte sotto anziché con i buchini con lo stesso motivo che abbiamo fatto sopra, quindi solo con le maglie alte. Ma questi buchini io li trovo deliziosi. Vedete voi, ecco, se farla così. Potete realizzarla con, ripeto, questo filato, avete il link proprio sotto questo video tutorial. Questo filato va proprio bene per la mezza stagione. È un premium acrilico veramente morbidissimo, vi dà proprio una sensazione di non calore, perché certo non è un filato caldo, però morbidissimo, anche per chi ha allergie alla lana. Questo è un filato veramente che vi ho già consigliato e che vi straconsiglio. Io sicuramente i prossimi 2 settembre li realizzerò con questi filati. E l'uncinetto che ho utilizzato è il numero 3, poi però in alcune rifiniture sono dovuta andare nella 2,5 e potrebbe servirvi anche il 3,5 in alcuni punti, ma io vi spiego tutto passo passo. E cos'altro dirvi se non augurarvi buon lavoro? Ovviamente vi serviranno anche dei marcapunto, quindi almeno 4 vi servono come marcapunto, oppure dei fili colorati da tenere a disposizione. 1 metro vi servirà, e poi cos'altro? Vabbè, le classiche forbici ago da lana che ci serve per togliere i fili in eccesso, e via, nient'altro. Andiamo al lavoro adesso, dai. Per questo progetto dobbiamo fare 2 conti. Allora, 2 calcoli, ma sono semplicissimi, quindi non vi preoccupate. Innanzitutto facciamo un campioncino. Beh, se voi avete lo stesso mio filato, quindi il Wayuu, e, e quindi utilizzerete l'uncinetto numero 3, oppure avete un filato da utilizzare l'uncinetto numero 3,
Vi darò poi le misure del mio scollo, è praticamente uguale, è uno scollo, direi che va bene per qualsiasi donna, ok? Lo scollo. Poi per quanto riguarda invece la dimensione la misura della vostra maglia, man mano con la lavorazione andremo a raggiungerla, ok? Partiamo quindi da che cosa ho fatto io per dedurre le misure, ed è quello che dovrete andare a fare voi, che vi consiglio di fare. Allora, innanzitutto io ho fatto un campioncino con 20 maglie del mio filato, ed è quello che vi consiglio di fare. Ho fatto solamente 3 giri, ho 20 maglie e queste 20 maglie misurano 9 centimetri. Ok, e fin qua ci siamo, vedete? 9 centimetri o 20 maglie. Ora, cosa ho fatto io? Sono andata con il mio centimetro a vedere che tipo di scollo voglio nella parte dietro della mia maglia, e io ho deciso che ho provato, quindi ho messo il mio collo nella parte centrale e ho visto che vorrei uno scollo dietro di 18 centimetri. Quindi voi con il vostro metro lo appoggiate anche sul davanti del vostro corpo, ok? Proprio sul davanti, anzi vi mostro. Ammetto, con lo scotch così non si può guardare, ma era un modo per farvi capire come ho preso io le mie misure, ok? Quindi 18 centimetri sono così. Io parto dal presupposto che devo occupare questo spazio, ok? Che è la parte dietro, ok? Perché qui sul davanti faremo una V. Quindi io ho deciso che 18 centimetri sono sufficienti come scollo per il dietro. Quindi voi con 1 centimetro andate davanti allo specchio e prendete questa misura, quindi diciamo 2 dita dopo il collo, ok? Più o meno, perché saranno 3 dita dopo il collo, perché l'ho messo, no, eccolo qua, sono circa 2 dita dopo il collo, ok? 2 dita da una parte e 2 dita dall'altra. Comunque prendete la misura, oppure prendete una maglia e andate a calcolare la misura dello scollo dietro. Questa è quella che noi ci interessa per fare un ottimo scollo. Più o meno vi ho fatto capire qual è la sezione che voi dovete misurare per prendere la misura. Ok, comunque sia, 18 centimetri vanno bene per tutte noi. Ok, va proprio bene, anche perché guardate, se noi avremo 18 centimetri dietro, 9 centimetri per la nostra spalla, sia da una parte che dall'altra, e andremo a fare una V. Io l'ho fatta da 20 centimetri, profonda 20 centimetri, poi ci sarà ovviamente qui ci sarà il mio bordino, quindi un pochino si stringe, però è una bella scollatura, quindi più o meno potete seguire le mie indicazioni, cioè già il calcolo che ho fatto io, ok? Comunque sia, il calcolo che faccio è molto semplice. Io ho fatto 3 giri di maglie alte, ok? 3 giri da 20 maglie, e questi 3 giri, cioè, e queste, diciamo, questa parte da qui a qui misurano 9 centimetri. Questi 9 centimetri io cosa faccio? Metto i 18 centimetri che occorrono a me, li divido per i 9 centimetri che è il risultato, la misura di questo campioncino, vedete, aspettate, il risultato di questo campioncino è 9 centimetri, quindi faccio 18 centimetri diviso 9 centimetri che è il risultato che mi dà lo sviluppo lavorato, e mi dà per 2, cioè mi dà 2, vuol dire che io devo moltiplicare 2 volte le maglie che mi danno. Allora, partiamo dal presupposto che io ho fatto 3 giri con 20 maglie, ok? Quindi devo moltiplicare 2 volte le mie 20 maglie, ciò vuol dire che devo fare 40 maglie. È semplicissimo. Uso un uncinetto numero 3, ok? Ripeto. Allora, ho fatto 3 giri di maglie alte, 20 maglie alte, e ho fatto 3 giri solo per sapere che misura mi dà. Io ho misurato la parte centrale perché la prima stringe sempre un po', quindi la parte centrale mi dà 9 centimetri. So che mi occorrono 18 centimetri per fare la parte dietro, quindi 18 centimetri li divido per il risultato che mi dà la misura di questo campioncino, sono 9 centimetri,
e mi dà 2, quindi 18 diviso 9, 2. Vuol dire che io le maglie che ho nel campioncino, che sono 20, ho messo su 20 maglie, le moltiplico per 2 e ho 40 maglie. Per fare la spalla divido le 40 maglie per 2 e faccio 20 da una parte e 20 dall'altra, e poi ho solo più 2 maglie da fare per iniziare la mia V. Qui piano piano aumenterà, ok? Aumenterà la mia V fino ad incrociarsi. Ok, per quanto riguarda, questo è solo la misura per lo scollo, solo per trovare il nostro scollo, che vi dà queste misure, ok? Con il calcolo che ho fatto io. Quindi va bene per tutti, in poche parole, va bene per tutti. Se avete un uncinetto 3, prendete queste misure e non dovete calcolare nulla. Poi la taglia invece no, la taglia la guardiamo man mano che andiamo avanti senza più fare nessun calcolo, lì basta provarla e andremo avanti insieme, sia per lo scalfo che per la larghezza corpo, eccetera, eccetera. Più che altro è solo questo inizio. A questo punto sappiamo quante maglie montare. Io ho 40, più 20 più 20, più 2, che sono 4, quindi sono il corpo, diciamo, fa 80, il corpo, cioè i lati sono 80 più 4 che sono questi, ok? Quindi sono 80 più 4 e sono 84 maglie che io dovrò iniziare a fare, 84 catenelle, ed è da qui che partiamo. Andiamo quindi a montare le nostre catenelle. 84 sono le catenelle che farò io, quindi questa non la calcoliamo. 1 2 3 4 5. Ok, ho 84 catenelle. Questa è la mia 84esima, dove si poggerà la prima mia maglia alta. Faccio 1 e 2 catenelle, filo sull'uncinetto, quindi adesso vado in quella precedente e vado a fare la mia maglia alta. Ok, e qui abbiamo già 2 maglie alte, vedete? Stiamo partendo da qui. Ora facciamo una catenella e senza saltare nessuna delle catenelle entriamo nella catenella successiva e andiamo a fare una maglia alta. E adesso in totale devono essere 20, quindi facciamo 20 maglie alte, una su ogni catenella di avvio. Dopo aver fatto le nostre 20 maglie, ok, dopo il nostro primo angolino ho fatto 20 maglie, faccio una catenella e nella prima catenella che trovo vado a fare la mia prima maglia alta delle 40 che mi occorrono per il dietro. Quindi conto 1 2 3 4 e vado avanti fino a 40. Arrivati a 40 maglie andiamo a fare una catenella e continuiamo sempre senza saltare nessuna catenella a fare ora questa parte, quindi 20 maglie. Quindi 1 2 una maglia alta in ogni catenella di base fino ad arrivare a 20, quindi abbiamo 4. Ho fatto le altre mie 20 maglie che sono da questa parte qui. Ora devo fare il mio angolino che è composto da una catenella e poi faccio le ultime 2 maglie alte, quindi 1 e 2.
Ok, e qui abbiamo la base. La base. Da adesso in poi andiamo ad aumentare per realizzare la parte avanti, perché qui abbiamo solamente la parte dietro e le due spalle, ok? Una da una parte e una dall'altra. Il secondo giro inizia così. Per il secondo giro e per tutti i giri che verranno andiamo a tirar su 3 catenelle che sostituiscono la nostra prima maglia alta, giriamo il nostro lavoro e nella stessa maglia alta di partenza andiamo a fare una maglia alta, e questi sono gli aumenti che serviranno per costruire la nostra V. E poi andiamo a fare ancora una maglia alta e vedete che qui c'è lo spazio, quindi entriamo nello spazio, facciamo una maglia alta, una catenella e una maglia alta. In questo modo noi andremo ad allargare sia la parte del davanti per la nostra V che anche la nostra spalla e poi dopo il nostro retro. Ok, continuiamo quindi a lavorare una maglia alta su ogni maglia alta che andiamo a trovare, senza catenelle, solo una maglia alta su ogni maglia alta. E questa era la nostra spalla. Siamo arrivati di nuovo dove c'è la nostra catenella, qui, e quindi il nostro angolino. Ogni volta che ci troviamo nell'angolino, quindi dove c'è la catenella, entriamo e facciamo una maglia alta, una catenella, rientriamo di nuovo e facciamo una maglia alta. Ok? Quindi ci va un aumento ogni volta che entriamo qui nel nostro angolino. E poi andiamo subito nella prima maglia alta e continuiamo a lavorare una maglia alta su ogni maglia alta. Fino a raggiungere il nostro prossimo angolino. Sono arrivata al mio angolino, quindi lavoro ancora questa maglia alta, le devo lavorare tutte ovviamente, poi entro nell'angolino e compongo la mia maglia alta, la catenella e la maglia alta. Poi subito a partire dalla prima maglia alta vado a fare una maglia alta su ogni maglia alta fino ad arrivare al nostro prossimo angolino. Sono alla fine del giro e qui ho le mie ultime 2 maglie alte, questo è l'ultimo angolino. Entro dentro l'angolino e faccio di nuovo una maglia alta, una catenella e una maglia alta. I nostri aumenti andranno sempre fatti così, ok? E così sopra questa e via dicendo. Poi entrerò nella mia prima maglia alta e faccio una maglia alta, e nell'ultima maglia alta però ne farò 2. Quindi entro nell'ultima maglia alta, faccio una maglia alta e così sarebbero le 2 maglie alte, ok? Ma adesso ne devo fare un'altra subito a fianco all'ultima, così da fare l'aumento per la mia V, ok? E adesso qui ne abbiamo 4 anziché 2 iniziali. Una l'abbiamo appena aumentata e una la prendiamo dal nostro angolo. Andiamo a fare il nostro terzo giro, quindi 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta e giro il mio lavoro. Nella stessa maglia alta faccio subito l'aumento, quindi un'altra maglia alta nello stesso punto. Poi una maglia alta su ogni maglia alta che trovo, ed ecco che sono di nuovo al mio primo angolino. Quindi entro nell'angolino e faccio una maglia alta, una catenella e una maglia alta, così.
Ora una maglia alta su ogni maglia alta che trovo. Qui la stiamo lavorando praticamente la spalla in questo momento. Una maglia alta su ogni maglia alta. Ho quasi lavorato tutta la mia spalla, vado a fare l'ultima, poi entro nello spazio, una maglia alta, una catenella, rientro nello stesso spazio, una maglia alta. Procedo con una maglia alta su ogni maglia alta fino ad arrivare al prossimo angolino, che è qui, dove entriamo appunto dentro e facciamo una maglia alta, una catenella e una maglia alta nello stesso angolino. Procediamo con tutte maglie alte, una su ogni maglia alta. Qui ci ritroviamo col nostro angolino. Se vedete che avete difficoltà a trovarli gli angoli, a questo punto con un segnapunto, adesso io non ne ho uno sotto mano, comunque con un segnapunto, va bene, utilizziamo questo, così vi faccio ridere per bene, con un segnapunto mettete il segnapunto sui 4 angolini che avete, ok? Poi man mano si vedranno sempre meglio, però se capite che può diventare un problema visualizzarli, piuttosto segnateli con un filo, con un moschettone, con un segnapunto ben fatto, con qualsiasi cosa pur di visualizzare bene dove dovete fare gli aumenti. Ok, ci troviamo a fine giro. Sto finendo il terzo giro. Ok, vado nell'angolino, faccio la mia maglia alta, la catenella, rientro nell'angolino e faccio l'altra maglia alta e poi vado a completare tutte le mie maglie alte. Comunque questo filato come filato di mezza stagione è perfetto, guardate che roba, morbidissimo. Ok, l'ultima, punto sull'ultima maglia alta che è questa e faccio la mia prima e sempre nella stessa ne vado a fare un'altra, quindi ogni inizio e ogni fine avrà un aumento, ok, oltre ai nostri angolini, e abbiamo finito il nostro terzo giro. Quarto giro si parte sempre e si finisce nello stesso modo, quindi 3 catenelle, giriamo il lavoro e nella stessa maglia andiamo a fare proprio qui, nella stessa, ripartiamo e facciamo un'altra maglia alta, quindi da 1 diventano 2, vedete? Ora andiamo a fare una maglia alta su ogni maglia alta di base fino all'angolino. Ok, stiamo facendo crescere la nostra maglia con una scollatura a V. Quindi lei piano piano, vedete questo è l'angolo, piano piano si apre. Ora andiamo a fare il nostro angolino qui. Quindi l'angolino è sempre fatto maglia alta, catenella e maglia alta, come vedete facilissimo. E ora cambiamo. Praticamente questa è la parte avanti, questa è la parte sulla spalla che diventerà la nostra manica ed è qui che io voglio cambiare. Quindi che cosa succede? Ecco, vi mostro, tra l'altro questi me li sono appena realizzati perché io non so se a voi succede, ma io ho tutti i marcapunti o impegnati o smarriti, non lo so, comunque me ne sono realizzati altri così. Allora, adesso quello che facciamo è questo, andiamo a segnare tutti i nostri angoli, così da non mettervi in confusione, ok? Quindi ad ogni angolo mettiamo un marcapunto, quelli che voi avete ovviamente, non è che dovete confezionarli, io mi diverto a farli, però ok, quindi ogni angolo avrà
il suo marcapunto, in modo tale da non confonderci, soprattutto adesso che andiamo a fare i buchini qui nella parte della nostra spalla. Ok, quindi stavamo dicendo che adesso dobbiamo cambiare il nostro modo di lavorare, cioè più che non dobbiamo più fare solo maglie alte, ma bensì una maglia alta, una catenella, una maglia alta e una catenella, e lavoriamo in questo modo. Allora, questo è il nostro angolo, vedete, abbiamo messo il marcapunto proprio qui. Ora facciamo una catenella, saltiamo una maglia di base, andiamo nella successiva e facciamo una maglia alta. Quindi saltiamo una, nella successiva una maglia alta. Una catenella, saltiamo una maglia, nella successiva una maglia alta. Catenella, saltiamo una, nella successiva una maglia alta. Saltiamo dobbiamo sempre saltare una maglia di base, no? Che prende il posto, questa catenella prende il posto della maglia di base, quindi catenella, saltiamo una maglia, ok, andiamo avanti così fino ad arrivare all'altro angolino. Arrivati all'altro angolino, catenella, entriamo nel nostro angolo e facciamo il solito, quindi una maglia alta, una catenella e una maglia alta sempre nello stesso angolino. Ovviamente quando l'ho già lavorato io sposto i miei marcapunto, ok? E lo metto subito nel giro appena fatto, quindi questo. Ok. Ora la parte dietro non cambia. La parte dietro e la parte avanti non cambia, solo sulla manica cambiamo, ok? Quindi per la parte dietro ogni maglia alta sottostante avrà una maglia alta subito sopra, quindi lavoriamo una maglia alta su ogni maglia alta di base fino al prossimo angolino. Sono arrivata all'angolino opposto, quindi ho lavorato tutta la parte dietro. Nell'angolino opposto faccio la stessa cosa, quindi nell'angolo una maglia alta, una catenella e una maglia alta. Sposto il mio marcapunto. Con la sinistra veramente non sono proprio capace di far nulla. Mamma mia, neanche togliere un marcapunto, va bene. Ok, spostato il mio marcapunto, vado nella prima, ah no, qui devo fare la spalla, quindi una catenella, salto una maglia, maglia alta, catenella, salto una maglia alta, catenella, salto una maglia alta, salto una maglia alta e vado avanti così fino ad arrivare all'angolino opposto. Come vedete è un lavoro semplicissimo, semplicissimo. Allora, andiamo a finire il nostro giro. La catenella finale, entriamo ora, vedete, sono nell'angolino, quindi una maglia alta, una catenella e una maglia alta nello stesso angolino, ok? E quindi sempre per non andare a confondervi, spostate il marcapunto nell'angolo appena fatto e sapete che subito dopo dovete fare le maglie alte, una su ogni maglia alta, così,
arriviamo all'ultima maglia alta, entriamo, facciamo la nostra maglia alta più una nello stesso punto, ok? Sempre il nostro aumento per poter allargare questa parte che poi sarà sul frontale della nostra maglia. Andiamo a fare quindi adesso il quinto giro. Ecco, il quinto giro sarà il giro che voi farete da qui in avanti, fino poi vi faccio vedere fino a dove, ok? Quindi iniziamo il quinto giro come tutti i giri che verranno con 3 catenelle. Giriamo il lavoro e andiamo a fare una maglia alta sulla maglia alta sottostante, quindi sulla stessa, vedete? Ok, quindi partiamo e finiamo sempre con un aumento. Bene, poi andiamo a fare tutte maglie alte fino ad arrivare al nostro angolino. Una maglia alta su ogni maglia alta di base. Ancora una. E siamo nel nostro angolino, vedete? Quindi togliete il marcapunto, con la sinistra veramente sono una frana. Ok, nell'angolino andiamo a fare una maglia alta, una catenella e sempre nello stesso punto una maglia alta, il nostro angolo. Rimettiamo il nostro marcapunto. Per le esperte non serve perché vedono, però se parlo con una principiante, quindi per chi sta appena iniziando, io lo consiglierei un marcapunto, anche se non avete un marcapunto, anche un filo colorato, un qualsiasi cosa che vi permetta di riconoscere il vostro angolo. A questo punto partiamo con una catenella, andiamo direttamente nel buchino e facciamo una maglia alta, una catenella nel buchino, una maglia alta, una catenella nel buchino, una maglia alta, catenella, maglia alta, catenella, maglia alta, catenella, maglia alta e così via fino ad arrivare alla fine della nostra spalla. Quindi la spalla, le spalle, perché ne abbiamo due, le spalle andranno lavorate in questo modo, da qui in avanti fino ad arrivare al nostro scalfo. Ok, ecco perché la misura poi la deciderete voi man mano lavorando. Benissimo, io ho finito con i miei buchini, vedete perché serve? Perché così voi vi fermate sapendo che qui io ho l'angolino. Vai di sinistra. No, 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 non ce la posso fare. Rovino tutto. Ok. Quindi nell'angolino entro, dopo aver fatto la catenella, entro e faccio maglia alta, catenella e maglia alta. Rimetto di nuovo il mio marcapunto nell'angolino che ho appena fatto e la parte dietro ovviamente è tutta maglie alte, no? Quindi partiamo subito dalla prima e andiamo, dovete praticamente seguire il lavoro che avete sotto, ok? Qui andiamo a fare tutte maglie alte fino all'angolino. Ho finito tutta la mia schiena, quindi sono tutte maglie alte, sono qui all'angolo, vado a togliere il marcapunto, potevo farlo prima, va bene così, tolgo il mio marcapunto e faccio il mio angolino, quindi entro una maglia alta, una catenella e una maglia alta, rimetto il mio marcapunto. Ok, a questo punto catenella, entro nel foro, maglia alta, si parte e si finisce con una catenella, catenella, nel foro maglia alta e così via.
catenella nel foro, maglia alta. E quando arriviamo in prossimità dell'angolino dobbiamo fare la catenella, poi togliamo il segnapunto, entriamo nell'angolino e facciamo maglia alta, catenella e maglia alta. Rimettiamo il nostro segnapunto. Lo so che è un po' scocciante mettere e togliere, però serve proprio, e poi serve per tenere il segno, ok? E poi riprendiamo con le maglie alte, una su ogni maglia alta, più che altro per non confondere chi sta iniziando, ok? Ok, una maglia alta su ogni maglia alta. Iniziamo il giro e finiamo il giro sempre con un aumento, quindi al posto di una maglia alta dobbiamo farne due, e questa è l'ultima. Al posto di questa maglia alta ne facciamo una più una, due. Ecco, è un po' presto per riuscire a vedere, no, che cosa sta succedendo, però se noi andiamo a guardare in questo modo, vediamo che da qui, noi eravamo qui, questa è la nostra spalla, da qui si sta allargando sempre di più la nostra parte frontale, fino ad arrivare poi al centro, ok? Al centro. E ve lo faccio vedere nella parte più grande, così almeno riesco a spiegarvi meglio, ma quello che mi interessava era spiegarvi come innanzitutto andare avanti a questo punto, ok? Quindi diciamo che il giro 1, 2, 3, 4, 5, il giro 5 è quello che voi dovete ripetere all'infinito, non è proprio all'infinito, ma fino ad arrivare al vostro scalfo ideale, ok? Quindi andate avanti così con il numero 5, quindi il giro numero 5, andate avanti da adesso fino ad arrivare allo scalfo, ok? E vi faccio vedere adesso il punto in cui sono arrivata io. Vi mostro dove sono arrivata. Io praticamente sono arrivata, ho continuato come vi ho mostrato, fino al punto in cui la mia scollatura va bene per il mio gusto. Se per caso voi la volete più accollata, ovviamente vi fermerete prima e farete quello che invece noi andiamo a fare adesso. Ok? Quindi arriviamo tutti alla scollatura che desideriamo e andiamo a fare adesso l'unione delle parti. Eccoci qua. Allora, innanzitutto vi do la misura del mio scollo partendo proprio dall'inizio. Io mi sto fermando a 21 centimetri, vedete? 21 centimetri, anche perché è piuttosto profondo, è vero, ma io vorrei farle poi un bordino e di conseguenza si chiuderà questo scollo, ok? Quindi mi tengo con 21 centimetri, ma non ho ancora a sufficienza l'apertura del mio braccio, quindi devo continuare. Allora, che cosa faccio? La prima cosa che faccio è vado a chiudere la scollatura. Quindi quando voi raggiungete la vostra scollatura fate semplicemente questo. Riprendete da dove avete lasciato, vi agganciate con il filo dalla parte opposta, prendete il filo, lo fate passare dentro, prendete ancora il filo e lo fate passare ancora e poi tagliamo. Fate passare e tirate. Ok, in modo tale che il nostro davanti sia unito. Ok. Ora, se la vostra apertura manica va bene,
Andate avanti col tutorial fino a dove insieme chiuderemo la nostra manica. Se invece, come me, non siete ancora arrivati a raggiungere la dimensione della vostra manica, ok, dell'apertura della vostra manica, dovete continuare insieme a me. Quindi agganciamo il nostro filo. Io lo aggancerò, ecco, proprio qui prima della mia manica. Qui dove faccio gli aumenti, mi assicuro di avere la parte sul dritto, attenzione, ok, anche se è difficile qui distinguere i due dritti, no? E poi mi aggancio col filo facendo 3 catenelle che sostituiscono questa maglia alta, ok? Una delle 2 maglie alte del nostro angolo. Poi a questo punto faccio la mia catenella e vado nello spazio e continuo la mia lavorazione a buchini. Quindi una maglia alta, una catenella e vado avanti così. Andiamo avanti fino ad arrivare al nostro angolino e poi ci ritroviamo qui all'apertura. Ovviamente nel nostro angolino facciamo sempre all'interno dell'angolino una maglia alta, una catenella e una maglia alta, né più né meno, non è cambiato nulla, è cambiato solo qui all'apertura dove l'abbiamo appunto, dove abbiamo chiuso la scollatura. Ok, sto per arrivare al centro dove abbiamo chiuso la nostra scollatura e semplicemente la salto. Vedete, qui c'è la nostra chiusura, vado direttamente sulla maglia alta e continuo a lavorare, quindi non vedete, questa è una maglia alta, questa è l'altra, ho semplicemente continuato la lavorazione. Nel frattempo nascondo il filo che non è male, vediamo poi se si vede, a quel punto lo sfilerò, ma sembrerebbe che vada bene. Ok? E vado avanti così, mi raccomando, fate attenzione ad agganciarvi nel modo corretto, che non si giri la lavorazione, magari l'agganciate in modo storto. Quindi adesso andiamo avanti così per tutto il giro, ci troviamo quando dobbiamo agganciarci e chiudere il nostro giro e vi faccio vedere la ripartenza. Eccoci, ho finito praticamente tutto il giro e mi ritrovo da dove siamo partiti. Noi siamo partiti con le 3 catenelle più una di separazione, ok? Perché praticamente le prime 3 simulano questa maglia alta, poi c'è la catenella per andare nel giro, quindi in totale qui abbiamo fatto 4 catenelle iniziali, ok? Adesso io sono quasi addirittura di arrivo, quindi entro dentro il mio angolo, faccio la maglia alta che mi manca, prendo il filo sull'uncinetto, entro sulla terza 1, 2 e 3, prendo il filo e chiudo tutto quanto insieme, ok? E quindi sono praticamente di nuovo al centro. In questo modo sono al centro. Ripeto, per finire il giro dobbiamo fare ovviamente tutte le maglie alte. Ma c'è anche questa, ecco, perfetto. Quindi faccio anche l'ultima maglia alta, meno male, vedete che a volte questa mi era proprio sfuggita. Poi filo sull'uncinetto, entro nell'angolo da dove siamo partiti, quindi qui, e completo facendo una maglia alta normalissima. Poi filo sull'uncinetto, conto 1, 2 e nella terza maglia, vedete, nella terza catenella entro, prendo il filo e chiudo tutto. Ok? E quindi sono di nuovo al centro e riparto di nuovo come prima, quindi 1, 2, 3 più una catenella di separazione. Filo sull'uncinetto, entro nello spazio perché dobbiamo fare i buchini
e andiamo avanti così. Quindi adesso sappiamo come unire, come partire e come unire i nostri giri. Questo dobbiamo farlo finché noi riteniamo che sia giusto farlo, cioè dobbiamo arrivare all'ampiezza che ci permetta un buono scalfo. Ok, io sicuramente metterò un ponte qui, proprio qui metterò un ponte per qui, scusatemi, è sotto l'ascella, ok, metterò un ponte, quindi non lo so quanti giri faccio ancora per essere certi di fare i giri giusti. Semplicemente dovete provarla, la indossate e vedete se il vostro braccio esce bene da questo scalfo, da questo spazio, ok? Da questo spazio. Quindi io vado avanti ancora qualche giro, poi quando arrivo alla misura giusta, adesso lo provo subito, comunque quando arrivo alla misura giusta vi mostrerò. Allora, io sono andata avanti per 1, 2, 3 giri da che ci siamo lasciate, ok? Quindi 3 giri sono andata avanti. Ho ottenuto così, ho provato ovviamente la parte superiore della mia maglia e ho ottenuto una manica di 14 centimetri, quindi ovviamente raddoppiando diventa 28 centimetri e mi va benissimo. Se per caso non siete ancora al giro manica preciso per voi, andate avanti ancora finché non otterrete la misura giusta. Per quanto mi riguarda sono ok, quindi mi fermo così. Ho in tutto un'altezza di 23 centimetri, come vedete, ok? Lo sto calcolando dove ci sono gli aumenti. Quindi andiamo a chiudere la nostra maglia. Perfetto. Io sono, vedete, questo è il giro manica. Ho finito qui il mio giro. A questo punto io faccio finta di dover ricominciare, quindi faccio 3 catenelle che equivalgono alla prima maglia alta, poi prendo l'altra parte della mia manica che unendola formerà il mio giro manica, vedete, filo sull'uncinetto, entro nell'angolino opposto e formo una maglia alta, ok? E così ho chiuso il mio giro manica. Nel caso in cui vi occorresse più spazio, semplicemente dovrete utilizzare la formula che vi mostro. Guardate per esempio la maglia Ortensia, dove vi faccio fare un ponte qui sotto l'ascella, quindi guardate il tutorial della maglia Ortensia, perché è poi sempre quella che vi propongo, come fare a fare un ponte più ampio con le catenelle, ok? Quindi io a questo punto, avendo fatto il mio piccolo ponte, procedo entrando nella maglia alta, vedete subito quella che trovo del mio angolino, e vado a fare tutte le mie maglie alte fino ad arrivare al giro manica opposto. Ho lavorato tutta la parte del davanti, io ero sul davanti, quindi nella parte del davanti. Adesso sono di nuovo nello stesso punto. Questa è la manica, vedete quella traforata. Entro nel mio angolino e faccio la mia maglia alta, poi prendo la parte opposta, quindi facendo questo, quindi retro su retro, la parte opposta, giro il lavoro, filo sull'uncinetto, entro dove c'era il mio angolino e faccio la mia maglia alta, e così ho chiuso anche questa parte e procedo con il mio giro a maglie alte fino ad arrivare ovviamente da dove siamo partiti. Io qui ho terminato il mio gomitolo, quindi i miei primi 100 grammi li termino adesso.
finito. Quindi adesso aggancio l'altro filo. Quindi praticamente abbiamo chiuso la nostra manica, vedete? Sia da una parte che dall'altra. Non ci rimane che finire il nostro giro e ritrovarci all'inizio del nostro lavoro. Sto arrivando alla fine del primo giro da che abbiamo chiuso la nostra manica e vi mostro come andare a fare la chiusura di questo primo giro. Allora, come ricordate benissimo, noi siamo partiti con 3 catenelle che praticamente sostituivano la prima maglia bassa, la prima maglia alta del giro, ok? Quindi sono queste 1 2 3. Entro nella terza catenella e faccio una maglia bassa. Vi mostro come partire per fare una chiusura invisibile e ve l'ho già fatta vedere in un altro mio tutorial o creatura, ma mi piacerebbe farvelo vedere di nuovo. Allora abbiamo chiuso il nostro giro e siamo con l'asolina in questo modo. Io esco con l'uncinetto, prendo il filo e lo porto dietro, vedete, rientro di nuovo nella mia asolina, quindi adesso ho un filo precedente alla mia asolina, entro nello stesso punto da dove sono partita, prendo, attenzione che scappa quel filo, prendo il filo e lo porto su e adesso ho 3 asoline, ne chiudo 2 asoline, esco nuovamente con l'uncinetto, parto da dietro, vedete, e faccio una leggera torsione, prendo il filo e chiudo. Ora ve lo faccio rivedere, non vi preoccupate. Facendo questo tipo di inizio, praticamente è molto simulata la maglia alta e quando arriverete a congiungervi, vi congiungerete esattamente qui, in queste due, e noterete che non si vede la giunzione. Ok, ve la faccio rivedere. Ciò non toglie che potete partire normalmente, poi vi faccio vedere come partire normalmente, ok? Quindi se sei una principiante o un principiante che mi sta guardando e non riuscite a fare questa partenza, non vi preoccupate perché vi faccio vedere anche l'altro metodo. Allora, siamo qui con l'asolina, esco con l'uncinetto, prendo il filo e lo porto dietro e rientro esattamente nella stessa asolina. Così, tengo fermo il filo sopra. Entro con l'uncinetto nello stesso punto da cui sono partita. Prendo il filo e lo porto su. Quindi ho 3 asoline. Prendo il filo, lo porto dentro le prime 2 e ho 2 asoline. Tengo ferme le 2 asoline, esco con l'uncinetto e lo riprendo dalla parte opposta. Faccio una leggera torsione per rimettermi in posizione, prendo il filo e chiudo. Ed ecco fatto. E poi ovviamente procedo nello stesso identico modo, ok? Quindi dove trovo una maglia alta farò la mia maglia alta, ma come vedete è molto molto simile alla maglia alta reale. Se invece volete partire in modo normale, come si fa normalmente, basterà fare 3 catenelle che prendono il posto della prima maglia alta, quindi quella sottostante, ok? E poi partite con la maglia alta, ok? Quindi io vi consiglierei, vedete che però si nota, allora io vi consiglierei di provare a farla perché è sicuramente molto più ben definita, ok? Quindi ripeto, si fa in questo modo. Noi siamo a questo punto, io esco, prendo il filo e lo porto dietro l'asolina e poi entro. Tengo fermo, entro nello stesso punto da cui sono partita e vado a prendermi il mio filo. E adesso ho 3 asoline. Prendo il filo e ne chiudo 2. Ora tengo ferme le 2 asoline, vado da dietro e
faccio una torsione per rimettermi di nuovo in posizione e chiudo le altre 2 asoline e poi vado avanti con la mia maglia alta. Quando arrivate dalla parte opposta, ovviamente vi dovrete però chiudere qui. Guardate, vedete che qui forma esattamente la stessa, diciamo la stessa V che presenta la maglia alta. Ecco, voi con un po' di pazienza, perché ci va un po' di pazienza, dovete entrare in queste 2 e ovviamente entrando qui chiudete con una maglia bassissima. Adesso faccio tutto il giro e poi ve lo mostro in diretta. Arrivata a fine giro vi faccio vedere come unire con la chiusura che abbiamo fatto. Quindi, come vi ho detto, girate la chiusura, vedete questa è la prima maglia che abbiamo fatto, per trovare questa V. Entrate nella prima, questa è la seconda, vedete? C'è questa e questa. Entrate in tutte e 2 in questo modo, piano piano, perché questa è una cosa delicata da fare con calma. Entrate, prendete il filo e lo portate all'interno. Quindi questa è la chiusura che renderà l'unione quasi invisibile. E poi ricominciate da capo, quindi questa è l'asolina, uscite, prendete il filo, rientrate, tenete fermo, entrate nello stesso punto da dove siete usciti, prendete il filo e ne avete 3. Filo, chiudete 2, avete solo più 2 asoline, uscite, le prendete da dietro, leggera torsione, chiusura e si ricomincia da capo. Ok, adesso siete praticamente pronte a farlo da sole. Ok? Come vedete la chiusura è perfetta. Se invece state continuando facendo le tre catenelle che sostituiscono la prima maglia, come normalmente si fa, niente, come al solito nella terza catenella vi unite e poi ripartite con 3 catenelle. Okay. Detto questo, dobbiamo semplicemente procedere per il corpo. Quindi io adesso sono qui, vedete? Sono qui, abbiamo fatto insieme questa parte, adesso vado avanti un pochino e poi ci ritroviamo. Bene, io sono arrivata a, vi dico, a 34, vedete? 35 centimetri dall'inizio, ok? Quindi 35 centimetri dall'inizio, direi anzi 36, aspettate, mi metto dritto, no, 35 centimetri dall'inizio. E a questo punto io voglio ripetere il lavoro della manica per riprendere un pochino il lavoro, quindi è molto semplice. Andiamo, ripartiamo sempre nello stesso modo, guardate come la giunzione si nota appena, quindi si riprende a lavorare normalmente. Io riparto sempre nello stesso modo, aspettate che ho un'asola troppo ampia, perfetto, quindi ve l'ho già mostrato, no? Come fare questa parte qui d'inizio, quindi siete già in grado di farla senza più seguirmi dettagliatamente. Ok, io ho fatto la mia prima maglia alta, ora faccio una catenella, salto una maglia di base, vado nella successiva e faccio una maglia alta, una catenella, salto una maglia, vado nella successiva e faccio una maglia alta. Scusatemi, quindi salto una maglia alta,
tutto qui, catenella, salto una, maglia alta, catenella, salto una, maglia alta, e vado avanti così per tutto il giro. Per chiudere il giro, vedete, sono arrivata all'ultima maglia alta. Per chiudere il giro io sono qui, maglia alta, entro nella prima maglia alta del giro, come sempre abbiamo fatto, prelevo il filo e chiudo, ok? E così sono al centro tra queste due maglie alte. Ripeto la chiusura che ho sempre fatto, cioè l'inizio che ho sempre fatto. Quindi entro questa volta qui dentro, quindi vedete, tra una maglia alta e l'altra si forma questa asolina sotto, entro e ho le mie 3 asoline, e quindi faccio lo stesso tipo di partenza. Ne chiudo 2, esco, riprendo da dietro, torsione per arrivare alla misura giusta, diciamo alla posizione giusta, prendo il filo e ho fatto la mia maglia alta e sono in centro tra questa maglia alta e questa. Faccio una catenella per spostarmi e entro, catenella e entro. E vado avanti così per tutto il giro. Ho finito anche il secondo giro con i foretti. Allora, come al solito vi faccio rivedere di nuovo. Andiamo a chiudere la nostra maglia come abbiamo sempre fatto, quindi cercando le due che sono queste, una e una, due. Aspettate, prima no, giusto, 1 e 1, 2, entro solo con l'uncinetto senza caricare, prendo il filo e chiudo le 2 asoline insieme, quindi la chiusura sarà sempre fatta così. E poi riparto, quindi porto dietro il filo, mi riparto così. Allora, porto dietro il filo, entro nello spazio che c'è tra una maglia alta e l'altra, proprio qui in mezzo, vedete dove si forma questo foro, così, prendo il filo, ne ho 3, ne chiudo 2, esco, riprendo da dietro, 1 e 1, 2, faccio la mia torsione e chiudo le 2 asoline. Ho fatto la mia prima maglia alta. Vedete che comunque sia la maglia sottostante è più bella delle 3 catenelle soltanto, no? Quindi una catenella. Se non riuscite, ripeto, potete partire semplicemente con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta più una catenella di separazione, e poi riprendete esattamente come mostrato. Ok? Ora, aspettate che blocco tutto. Io devo andare avanti un bel po', quindi andrò avanti fino alla lunghezza che mi occorre, ok, per finire la mia maglia, alla lunghezza che mi occorre, e poi ci ritroviamo per fare la bordura. Volevo dirvi una cosa. Io sono andata avanti un pochino e con questo punto ho avuto l'effetto che volevo, cioè praticamente leggermente, nonostante io abbia le stesse identiche maglie che avevo su, io avevo 177 maglie alte per la mia circonferenza, qui avevo 177 maglie alte, contando queste sono 177, ovviamente io conto 2 volte quando devo contare i foretti, perché qui è una maglia alta più una catenella, quindi vale 2, e ho 177, e mi dà l'effetto che io volevo che il mio maglioncino leggermente mi prendesse il fianco, quindi rimanesse non aderente ma un pochino meno come dire, meno rettilineo, ecco, quindi ha preso questa forma. Se voi non volete che
prenda una forma un po' sciancrata come si vuol dire, allora a questo punto, quando avete fatto i primi 2 giri che abbiamo visto insieme, cambiate l'uncinetto. Semplicemente, quindi non dovete fare null'altro che passare dall'uncinetto numero 3, nel mio caso, al 3,5. Se state usando il 2, passate dal 2 al 2,5. Se usate il 4, dal 4 al 4,5, e avrete la stessa identica misura, quindi larghezza della parte superiore, quella maglia alta, ok? Quindi non dovete fare altro che cambiare mezzo punto il vostro uncinetto, ed è quello che faccio io adesso. Quindi adesso io qui sono nei miei nella mia vita. Ora cosa faccio? Cambio l'uncinetto, anzi vi dico anche quanto ho fatto, circa 12 centimetri e mezzo di foretti, e adesso cambio l'uncinetto perché vado sui fianchi e voglio che sia un po' più morbido, quindi passo dall'uncinetto 3 al 3,5, ma io fino adesso ho lavorato con l'uncinetto numero 3. Ok, adesso farò qualche giro con l'uncinetto 3,5. Se non si allarga abbastanza, dopo aver fatto 3 o 4 giri con l'uncinetto 3,5, passerò al 4, ok? In modo tale che si ammorbidisca sui fianchi, come interessa a me. Quindi vi ho detto anche questo, in modo tale che chi non vuole che diciamo, non che si stringa, che modelli un pochino diciamo sulla parte dopo il seno, ecco, sui lati dei fianchi, neanche, non i fianchi, la vita, che si modelli un pochino nella vita, ok? Se non volete che si modelli un pochino sulla vita, volete che sia un pochino più in linea con la parte sopra, quindi dritto, semplicemente dopo aver fatto i primi 2 giri o 3 con l'uncinetto che avete utilizzato per la parte sopra, a quel punto, dopo i 2 o 3 giri di foretti, passate all'uncinetto più grande, ok? Quindi una mezza misura in più, e se non è sufficiente, dopo qualche giro passerete a un uncinetto ancora più grande. Quindi quello che io vado a fare adesso è lasciare il numero 3 e andare a prendere il numero 3,5. Farò qualche giro, lo proverò, e a quel punto, se va bene, continuo a lavorare col 3,5. Se invece vedo che non è abbastanza morbido come lo voglio sui fianchi, a quel punto passerò all'uncinetto numero 4. Ci vediamo dopo. Allora, io praticamente ho lavorato, adesso vi dico subito, 18 centimetri, sì, esatto, 18 centimetri col punto foretti, ok? E poi dopo ho fatto il bordino 1 a 1, che adesso faremo insieme. Allora, io l'ho fatto ovviamente nella parte sotto, ok? Qui siamo nella parte sotto, nella bordura sotto. Ve la faccio vedere nella manica. La manica la facciamo poi subito dopo avervi mostrato come fare il bordo, ok? La stessa tecnica che io uso per la bordura della manica la userete per fare la parte sotto, è identica, solo che qui ve lo faccio vedere in piccolo perché è il polsino della manica, e mentre qui è diciamo la bordura sotto, ok, della nostra maglia. Quindi non cambia assolutamente niente. La procedura della manica ve la mostro dopo. Adesso guardiamo il bordo per poterlo poi inserire qui sotto, ok? Allora, la bordura, io adesso lo sto facendo nel polsino come detto, però vale sia per i 2 polsini che per il fondo della nostra maglia, ok? E partiremo tutti nello stesso identico modo, sia per il fondo, quindi la bordura sotto della nostra maglia, che per i polsini, perché sono 2 ovviamente, ci ritroviamo in questo punto.
ok? Sia per uno che per l'altro. Ci spostiamo semplicemente sopra la maglia alta, quindi con una maglia bassissima noi ci spostiamo in questo modo. Ora faccio una catenella e questa sarà sempre il punto di partenza. Filo sull'uncinetto, vedete, devo portare in avanti questa maglia alta, quindi filo sull'uncinetto, passo dietro alla maglia alta, prendo il filo, ho così 3 asoline, le chiudo 2 a 2 e faccio la mia maglia alta a rilievo sul davanti. Nello spazio che abbiamo di una catenella facciamo una semplice maglia alta, questa è per il primo giro, ok? Filo sull'uncinetto, passo dietro la maglia, porto il filo ovviamente perché devo agganciarmi, lo porto qui e faccio la mia maglia alta. Nello spazio una semplice maglia alta. Di nuovo filo sull'uncinetto, porto in avanti questa maglia, metto il filo a disposizione per il mio uncinetto e faccio la maglia alta. E si ripete tutto così, quindi maglia alta semplice nello spazio e maglia alta a rilievo sul davanti, quindi 1, vedete, filo sull'uncinetto, 2, porto il filo a disposizione dell'uncinetto e chiudo 2 a 2 le asoline, ok? Quindi il lavoro è poi così. Questo è per il primo giro, sia per il fondo della nostra maglia, la bordura della nostra maglia, che per la nostra manica, il primo giro, ok? Il secondo cambia leggermente perché dobbiamo mettere a rilievo sia la maglia in avanti che dietro. Per ora continuiamo in questo modo. Quando arrivate alla fine del giro, devo ancora fare questo, ok, quando arrivate alla fine del giro, vedete qui è la mia prima maglia alta, quindi io mi aggancio senza prendere il filo, mi aggancio, prendo il filo e chiudo con una maglia bassissima, ok? E così ho fatto il mio primo giro. Adesso andiamo a fare il secondo, che poi sarà il terzo, il quarto, il quinto, finché a voi, diciamo, la bordura piace, ok? Io ho fatto dunque 1, 2, 3, 4, 5 giri, ok? Dipende dalla bordura che piace a voi, con più giri, con meno giri. Comunque da qui in poi dovete partire sempre così. Allora, questa è la maglia alta a rilievo in avanti e io parto facendo una catenella, filo sull'uncinetto, giro intorno a tutta la mia prima maglia alta, vedete? Quindi la prendo da dietro con il filo sull'uncinetto, così, passo il filo a disposizione del mio uncino e chiudo 2 a 2. E questa è la mia prima maglia alta a rilievo. Ora però non dobbiamo più fare come prima. Adesso da questo giro noi faremo una maglia alta a rilievo davanti e una maglia alta a rilievo dietro, come vi mostro. Quindi abbiamo il filo sull'uncinetto, passo con l'uncinetto davanti alla mia maglia alta, prendo il filo e chiudo 2 a 2 le asoline che ho preso. Poi mi tocca fare la maglia alta a rilievo davanti, quindi con l'uncinetto passo dietro alla maglia alta, porto il filo a disposizione del mio uncinetto e chiudo 2 a 2 la mia maglia alta. Adesso la facciamo dietro, quindi sempre il filo sull'uncinetto perché sono maglie alte, ok? Filo sull'uncinetto, passo con l'uncinetto da dietro, vedete che l'uncinetto è davanti alla maglia alta, ok? Prendo il filo e chiudo 2 a 2.
Adesso faccio la maglia alta davanti. Ora maglia alta dietro, spingo indietro la maglia alta, vedete? Maglia alta avanti, maglia alta dietro, avanti, dietro. E così per tutto il giro. Arrivati alla fine del giro, invece, allora io ho ancora una maglia. Ok, io come al solito mi aggancio sulla prima maglia che ho fatto, prendo il filo e lo porto nell'asolina e così ho chiuso. Riparto sempre con una catenella, filo sull'uncinetto, passo dietro alla maglia che devo portare avanti, la vedete, no? Dritto avanti, la vedete verso di voi, dietro a rovescio e no. allora quando è a rilievo davanti la vedete, ok? È davanti a voi. A rilievo dietro non la vedete perché qui è nascosta, è dietro appunto. Questa qui voi partite sempre con quella avanti, quindi ho una catenella, ho l'asolina, filo sull'uncinetto, passo dietro e faccio la mia maglia alta a rilievo avanti e vado avanti così. Ora andate avanti quanto desiderate. Vorrei provare a stringere un pochino la manica, ok? Quindi adesso conto quanti punti ho e vediamo come vado a stringerla. Allora ho 76 maglie, ok? Io voglio diminuire soltanto 5 maglie alla volta, ok? Quindi ho diviso 76 diviso 5 maglie che voglio diminuire in questo giro e mi vengono fuori 15,2. Quindi diciamo che io ogni 14 maglie faccio una diminuzione, ok? Quindi voi calcolate quanti punti avete, dividetelo per 5 per non andare a diminuire troppo rapidamente, diminuitelo per 5 e a questo punto vedete quanti punti dovete andare a diminuire. Quindi io abbiamo detto ogni 15 punti. Ok, adesso lo facciamo insieme. Ecco, io ho praticamente lavorato 15 maglie, anzi 14, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 maglie. La quindicesima, che è quella che ho deciso che verrà poi eliminata, cioè praticamente la diminuisco, la lavoro in questo modo. Prendo la maglia alta a rilievo, quindi ho il filo l'uncinetto, prendo la maglia alta a rilievo davanti e vado anche a prendere l'altra maglia alta a rilievo davanti, quindi facendo finta che non esista questa maglia qui dietro, ok? Quindi prendo questa, non la lavoro, questa qui no, questa la prendo ok, e prendo anche questa, porto il filo a mio favore e passo dentro e chiudo normalmente, ok? Quindi praticamente io ho diminuito una maglia e adesso vado avanti come sempre, come se nulla fosse successo, contando di nuovo altre 14 e la quindicesima la diminuisco. Con la mia quattordicesima rimane quindi sul dritto, quindi io vado a ridurre le maglie a rovescio. Quindi in questo caso andiamo a fare, vedete, io dovrei fare così, no? Con una soltanto, quindi io invece prendo una, due e tre, tutte e tre, quindi vado dietro, dietro e avanti perché mi ritrovo in questo modo, quindi devo fare questo tipo di chiusura, ok? E così ho chiuso, ho diminuito anche qui e la maglia risulta essere questa, quindi io mi ritroverò con il rovescio, poi di nuovo col dritto. Ve la faccio rivedere. Allora,
quando voi, in questo caso per me la 14ª è sul dritto, ok? Quindi io devo fare la mia diminuzione nella 15ª, ho deciso che sia così, quindi vi faccio vedere che è così che si diminuisce quando è la maglia alta a rovescio dal dietro, ok? Quindi li prendete tutti e tre e li chiudete in questo modo, ok? Così. Andiamo avanti. Come normalmente facciamo, io calcolerò di nuovo 14 e la 15ª la ridurrò. Potete anche non diminuire il diametro del vostro polsino, dipende da come lo volete fare. Ok, sono di nuovo alla mia 14ª maglia. Andiamo a chiudere questa volta sul davanti, quindi filo sull'uncinetto, avanti, prendo tutte e due le maglie alte avanti a rilievo, che poi ho detto un errore, cioè a volte dico delle paperate proprio, cioè se io chiudo in questo modo io ne chiudo 3 e da 3 me ne rimane una, quindi ne chiudo 2 alla volta, ok? Non una alla volta, ma 2 alla volta. Meglio essere chiare, sono 2 alla volta, ok? Quindi ho chiuso questa volta sul davanti e adesso proseguo a cercare le mie altre 14 maglie. Vediamo se arrivo alla fine. Sì, sì, c'è. Andiamo a vedere la mia 14ª maglia. Ok, siamo di nuovo a 14. Io qui mi trovo, c'è qualcosa che non quadra, vediamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ah, perché è strano, non dovevo fare la chiusura a rovescio, quindi filo sull'uncinetto, prendo questa a rovescio, questa a rovescio e chiudo. E ho fatto l'altra mia diminuzione, anzi 2 diminuzioni, e poi vado avanti fino alla fine senza più chiudere. Una cosa, io sto facendo il polsino in questo momento, e la stessa cosa dovete fare anche per il fondo del cardigan, ma io non ho ridotto le maglie nel fondo del cardigan, ok? Quindi ho solo fatto le maglie come le trovate senza nessun tipo di diminuzione. Vi sto già facendo vedere come fare anche il polsino con le diminuzioni, sempre per essere chiara. Io spero di esserlo il più possibile, lo spero tanto. Quindi io continuo fino ad arrivare alla fine del mio giro. Ovviamente non ne avrò 14, ne avrò meno, non importa. Ok, ci sono arrivata e adesso vado a chiudere definitivamente siamo al 1, 2 e il terzo giro, ed è proprio nel terzo giro del polsino, ok, del polsino, che ho iniziato a fare le diminuzioni. Adesso vado a diminuire ancora perché per i miei gusti ancora non basta, quindi vado a partire come abbiamo fatto finora, nessun tipo di cambiamento per nessuna maglia, e vado fino al punto in cui ho fatto la mia diminuzione. Vado a cercare quel punto. E visto che ho bisogno di una chiusura forzata del polsino, perché altrimenti devo fare un polsino alto così per arrivare alla misura che voglio io, quindi solo per chi deve ridurre molto il polsino deve fare come me, altrimenti fa delle altre diminuzioni non sopra la diminuzione ma in mezzo, ok? In mezzo, per esempio, da qui, da questa diminuzione a questa me la fate qui, ok? Unite quelle lì magari al dritto che vi è più comodo, ok? Io invece a questo punto, visto che devo diminuire molto, io faccio questo. Prendo, allora guardate, qui c'è la mia diminuzione, ok? E questa è la maglia che le compete. Qui abbiamo 2 maglie a rovescio, io prenderò queste due, uno, e vado a cercare l'altra diritto qui, quindi vedete?
prendo il filo, lo porto dentro e chiudo. Ok? Ve lo faccio rivedere. Quindi come vedete io da 1 2 3 4 5 ne avrò una soltanto, quindi dritto, lascio il rovescio, lascio questo dritto e lascio questo rovescio, dritto, filo, porto dentro, aspettate che l'ho presa malissimo, filo, porto dentro e faccio la mia maglia alta. Ok, allora in questo modo abbiamo diminuito 5 maglie, da 5 ne abbiamo una, quindi io continuo così e così riesco a stringere di più il mio polsino in modo più rapido, perché altrimenti, e tra l'altro anche carino, no, da vedersi, perché altrimenti dovevo fare un polsino troppo ampio o fare troppe diminuzioni, cioè una dietro l'altro. Si poteva fare anche così, attenzione, niente sbagliato se si arriva al dunque, ok? Io ho voluto fare in questo modo, decidete voi se tenere il polsino ampio, se tenere il polsino più stretto. Io vi dico, quando ho i polsini, cioè le maglie non a 3/4, visto che lavoro in ufficio, preferisco francamente che non ciondoli questa manica, mi dà fastidio, ecco, quindi preferisco non averla troppo ampia, se possibile, se possibile. Allora, qui siamo di nuovo nella mia diminuzione, parlando. Allora, qui ho uno dritto, rovescio e dritto. Io a questo punto faccio dritto, lascio sotto il rovescio e prendo il dritto. Quindi qui invece sto diminuendo 3 maglie e da 3 maglie ne faccio soltanto una. Come vedete è cambiato, no? Qui ne ho diminuite da 5, ne ho una, e qui da 3 ne ho una, ok? Quindi a seconda di come mi trovo, se dal dritto o dal rovescio, faccio questo tipo di modifica. Continuo così fino ad arrivare alla prossima diminuzione. Faccio vedere ancora una volta questa. Qui ho la chiusura che abbiamo fatto sul davanti, quindi 1 2 3 4 e 5 maglie. Filo sull'uncinetto, prendo la prima maglia alta, vedete, prima della chiusura, lascio il rovescio, il dritto, il rovescio e vado a prendere quella dritto, questa e questa. Quindi da 5 ne avrò soltanto una. Eccola qua, ok? E proseguo senza mai fermarmi. Quindi, come detto, tutto è giusto se funziona, ok? Quindi se non volete seguire me, l'importante è che quello che fate funzioni. Se funziona va benissimo, non vi fasciate la testa, ok? E questa è la diminuzione solamente da 3 a 1, ok? Quella che abbiamo fatto sul rovescio, quindi filo sull'uncinetto, dritto, lascio la diminuzione sotto, prendo, quindi questa non la lavoro, prendo le due parti dritte, quindi sono 1 2 e 3 maglie, filo sull'uncinetto e faccio la chiusura. Ok, adesso io continuo così con il mio giro. Se no, ripeto, se non volete fare questa chiusura, guardate che carina però, con tutte le freccine che vengono così. Comunque, se non volete fare questo tipo di diminuzione, potete anche partire, diminuire un pochino prima e quindi fare magari più diminuzioni, anziché ogni 15 come ho fatto io, ma magari ne fate ogni, che so, ogni 7, ogni 6, cioè ogni quanto voi desiderate, ok? Io invece proseguo così. Ripeto, se avete perso il pezzo, questo tipo di bordura con le diminuzioni io lo sto facendo solo sulle maniche. Nel fondo, quindi questa parte qui, non ho fatto alcuna diminuzione, ok? Sono andata, guardate che bello. Bellissimo. Io procedo e poi vi mostro ovviamente come fare la manica e la bordura dello scollo.
Ok, per chi vuole fare la manica lunga o comunque una manica che abbia un pochino diciamo di altezza, o la lasciate così, per chi non vuole andare avanti la può lasciare così, che è anche tanto carina in questo modo. Chi invece vuole appunto allungare deve seguirmi. Quindi questo è il quarto gomitolo che sto usando, quindi questi sono in totale 400 grammi, penso che ne userò un 350 grammi perché mi manca solo più la manica e lo scollo, quindi io penso che con 350 grammi ci riesco a finirlo. Se trovo il capo, ecco, l'ho trovato. Allora partiamo proprio da sotto l'ascella, ok? Quindi andiamo a cercare la parte di unione che è proprio questa, proprio qui. Prendiamo il filo, lo facciamo passare dentro, quindi il filo a nuovo, Beh, certamente. Allora vi confido che sono le 11:30 di sera. Ok, perfetto, prendiamo la parte giusta. Ok, allora tiriamo su 3 catenelle, quindi 1, 2 e 3, e abbiamo fatto la prima maglia alta, ok? Cioè, ovviamente la sostituta della maglia alta. Una catenella di separazione e andiamo nel primo spazio che troviamo. Allora, questo è l'angolino, cercate di farlo il più simile possibile all'altro, ok? Quindi io vado esattamente nello spazio, quindi nel primo spazio che trovo è quello dell'angolino, e ok, una catenella di separazione, e adesso non mi resta che seguire i buchini, catenella e buchini, catenella e maglia alta. Praticamente adesso posso continuare. E che cosa faccio? Continuo così per tutto il mio scalfo e poi ci ritroviamo per l'unione. Eccomi, io sono praticamente arrivata qui, vedete? Allora, qui mi sono agganciata. Ok, devo ancora continuare. Qui ho il mio angolino, quindi catenella, vado nel mio, diciamo, ex angolino e faccio la mia maglia alta. Una catenella, vado subito nello spazio successivo, quello che proprio lo vedete, c'è proprio un buchino che è praticamente la spalla della nostra maglia alta, e faccio una maglia alta. A questo punto io mi aggancio, anzi conto quanti buchini ho da questa parte e li confronto a quelli dall'altra parte, e poi mi aggancio se sono corretti. Nell'altra manica ho 38 fori, quindi qui sono a 36, devo farne ancora uno qui proprio in centro, difatti si vede che mancano, quindi vado qui in centro e diventa 37, e poi mi aggancio come sempre faccio 1, 2 e 3, no? Ogni tanto perdo i colpi, ragazzi, ogni tanto sempre. Ok, allora adesso ho 38 fori, attenzione, 38 fori per la mia misura. Voi a seconda di quanti ne avete, magari che ne so, 39, 40, 40, 50, 55, quanti fori siano, l'importante è che siano identici sia da una parte che dall'altra, ok? È fondamentale perché altrimenti avremmo due maniche asimmetriche. E ok. Allora, quindi si riparte come abbiamo già fatto tantissime volte, noi siamo in centro, quindi o con le 3 catenelle più una di separazione, quindi questa che sostituisce la maglia, oppure io lo faccio come ho fatto in questa maglia, quindi vado a fare la mia chiusura
non proprio invisibile, ma insomma è abbastanza accettabile come chiusura, è molto carina secondo me. Si vede meno, ecco, si vede meno, chiamiamola così, si nota meno. Una catenella e vado avanti. Quindi ragazzi, da adesso in poi la manica cresce così. Io non ho fatto nessun tipo di variazione, quindi non ho né allargato né stretto la mia manica, metto solo, sono semplicemente andata avanti nel modo in cui avete visto. Questo non c'entra nulla, comunque lo togliamo dopo, e ho ottenuto una manica di 28 centimetri di circonferenza, ok, quindi 14 centimetri. I foretti sono 38 e la lunghezza ancora non è definita perché devo finire ancora la parte dove ci siamo lasciati ancora qui, e quindi qui devo ancora finirlo. Intanto proseguo con l'altra manica, finisco la bordura della mia manica e poi ci vediamo per la scollatura. Quindi se voi non vi va bene appunto la larghezza che state facendo, ok, altrimenti se la volete più larga o più stretta vi converrebbe cambiare l'uncinetto come vi ho mostrato già per il fondo, ok, quindi mezza misurina in meno, mezza misurina in più. Ok, ci vediamo dopo. Ecco, ho finito tutte e due le maniche e tutte e due i polsini. Quindi finito le maniche andiamo adesso a sistemare il nostro collo, quindi a dare insomma un po' di bordura a questo collo, ok? La cosa che vi consiglio è segnare il punto centrale, cioè quello che divide la parte destra alla parte sinistra, quindi mettete un segnapunto così sappiamo bene dov'è il punto centrale. Andiamo ora a prendere il filo a nuovo, lo stesso uncinetto che abbiamo utilizzato per la base, non quella sotto perché magari voi avete aumentato l'uncinetto. Io ho iniziato con l'uncinetto numero 3 e finisco con l'uncinetto numero 3 per la scollatura, ok, per il bordo della scollatura. Parto dalla più o meno metà della parte dietro, ok, più o meno, non sto a contare quanti punti, ma parto dalla metà dietro. Quindi filo a nuovo, entro più o meno alla metà, porto il filo dentro, faccio la mia solita torsione e tiro su 3 catenelle. Ok, questa è la nostra prima maglia alta. Andiamo ora, vedete, tra una maglia alta e l'altra c'è questo spazietto qui sopra. Entriamo all'interno dello spazietto, quindi proprio diciamo che corrisponde proprio al punto sotto, e andiamo a fare tutte maglie alte. E poi la base della nostra prima catenella, questa, quindi una maglia alta in ogni maglia alta di base. Qui è facilissimo perché la vediamo bene la maglia di base, e andiamo proprio in questo spazietto, si può dire nella catenella iniziale, ok, proprio qui, e facciamo la maglia alta. Ci troviamo qui. Quando vi ritrovate dove abbiamo fatto il nostro angolino, quindi dal retro andiamo sulla spalla, vedete che c'è il nostro angolino, a questo punto noi saltiamo l'angolino, cioè come se neanche ci fosse, e andiamo direttamente sulla maglia alta. Vedete, io non entro qui, ma vado sulla maglia alta e proseguo una maglia alta su ogni maglia alta.
siamo arrivati al punto in cui dalla spalla scendiamo per la scollatura e quindi lavoriamo tutte le maglie alte che ci troviamo e adesso dobbiamo lavorare la spalla della nostra maglia alta, vedete? Siamo in obliquo, quindi dobbiamo lavorare la spalla di questa maglia alta. Mentre ci sono, vediamo se riesco a nascondere. Allora, in ogni maglia dobbiamo avere 2 maglie alte, quindi entriamo nel corpo della maglia e facciamo una maglia alta e qui dove c'è l'unione, vedete proprio qui, andiamo a fare l'altra maglia alta. No, non l'ho presa. Così neanche. Ok, ci sono. Va bene, l'ho fatto un po' prima, ma va bene così. Ora, qui abbiamo l'altra maglia alta, quindi andiamo all'interno, cioè proprio qui dove c'è l'unione, e nel corpo della maglia alta. E di nuovo, questa vedete qui c'è il corpo della maglia alta, vado qui nell'unione e nel corpo della maglia alta. Quindi di nuovo qui nell'unione e nel corpo di questa maglia alta. Il primo giro è sempre un pochino, quindi nell'unione, vedete, vi faccio vedere bene, questa è l'unione che intendo io, e il corpo della maglia alta è qui. Sto praticamente facendo la bordura del nostro scollo avanti, ok? Devo raggiungere la mia punta e quindi continuo a lavorare in questo modo. Sono arrivata nella parte sotto della mia V, lo scollo. Ok, guardate, allora io ho adesso dovrei lavorare questo spazio, quello centrale e quello laterale, quindi guardatemi, 1, 2 e 3. E poi io salirò e lavorerò questa parte qui, ma qui ne ho 3, 1, 2 e 3 e li lavoro tutti e 3 insieme, quindi farò nel primo una maglia alta non completa, in quello centrale una maglia alta non completa e ho 3 asoline e adesso vado in quello laterale alla mia sinistra, una maglia alta non completa, ho 4 asoline. Vedete che partiamo da questo è il centro, centro, lato, ok? Filo sull'uncinetto, chiudo tutto insieme e poi riparto. Quindi questa è la spalla della mia maglia alta, esatto, perché questa sarebbe l'incrocio, questa è la spalla, entro e faccio la mia maglia alta. Ora questo è lo spazio, maglia alta, e questa è la spalla della mia maglia alta. È la stessa identica cosa che abbiamo fatto di là, nell'altro lato, quindi nello spazio e nella spalla della mia maglia alta. Allora, maglia alta, spazio, maglia alta, ecco le mie bimbe all'attacco.
perché quando attaccano a abbaiare, adesso hanno già smesso, ma quando attaccano a abbaiare non ce n'è per nessuna. Allora, qui abbiamo lo spazio, quindi dall'altra parte ci trovavamo prima il corpo della maglia e poi lo spazio. Qui è ovviamente prima lo spazio e dopo il corpo. L'importante è che voi sappiate che in ogni maglia alta andranno 2 maglie alte. Per cercare di metterle un po' distanziate, io uso lo spazio che trovo e il corpo della maglia alta. Quindi nel corpo della maglia alta ne metto uno e nello spazio ne metto uno. Una maglia alta ovviamente. E continuo così. Quindi quello che ho fatto nella mia parte destra farò nella mia parte sinistra. Continuate per tutto il giro e ci troviamo all'inizio giro. Ok, adesso uniamo il nostro primo giro della bordura del collo. Andiamo col nostro uncinetto scarico, quindi non così ma scarico, 1, 2, 3, a contare la terza catenella, entriamo la terza della prima del giro, ok? La terza, entriamo, prendiamo il filo e lo portiamo dentro, quindi con una maglia bassissima l'abbiamo chiuso. Ripartiamo una catenella che non contiamo, filo sull'uncinetto e iniziamo a fare la stessa bordura che abbiamo fatto per il sotto e per le maniche, quindi una maglia alta a rilievo dritta e una maglia alta a rilievo rovescio. Quindi questa io la farò dritto e questa a rovescio. Adesso è facile perché ovviamente abbiamo già tutte le maglie, abbiamo preparato il primo giro di maglie alte, quindi le abbiamo tutte già belle pronte. E quindi andiamo a fare la bordura uno a uno, uno in rilievo avanti e uno in rilievo dietro. Non mi soffermo perché l'abbiamo visto più volte questo giro. Io ve l'ho mostrato per la bordura del polsino, ma è la stessa che avete fatto per la bordura sotto della nostra maglia. Andiamo avanti così fino ad arrivare al punto cruciale che è appunto la punta del nostro scollo. Sono arrivata nella mia parte centrale dello scollo, che è la parte più profonda. Allora, io non so come arrivate voi a questo punto, se con il rilievo avanti o rilievo a diritto, dovete seguire quello che voi avete. Se siete io per esempio sono nella maglia alta a rilievo diritto, devo fare la maglia alta a rilievo a rovescio. Ok, la cosa principale, quindi dovete seguire quello che avete voi in mano. E la cosa principale è capire questo. Allora, qui abbiamo fatto la nostra riduzione, la prima. Vedete, qui sono 3 maglie insieme e la nostra diminuzione. Dobbiamo tenere una maglia prima e una maglia dopo. E dobbiamo lavorare in modo differente che la decorazione del polsino che abbiamo fatto. Dobbiamo lavorare in questo modo. Innanzitutto proseguite come voi vi trovate. Io sono con la maglia alta a rilievo sul diritto, quindi andrò con la maglia alta a rilievo sul rovescio. Prendo la mia maglia ma non la completo. Chiudo solo le prime 2 asoline, tengo la terza sull'uncinetto, ok? E ne ho 2. Ora ho fatto il rovescio, devo fare il diritto, quindi porto tutte e 3 le maglie, perché equivalgono a una per me, tutte e 3 le maglie a rilievo, prendo il filo e chiudo le prime 2 asoline. Adesso ho 3 asoline sull'uncinetto. Andiamo a fare l'ultima, questa l'ho fatta diritta, ora la farò a rovescio. Chiudo le 2 e adesso ho 4 asoline sull'uncinetto. Prendo il filo e le chiudo tutte e 4. Ok? E poi l'ultima è stata a rovescio, questa la farò al diritto. E poi a rovescio e via dicendo.
Quello che voglio fare per darvi più indicazioni e facilitarvi il compito è consigliarvi di tenere, vedete qui c'è la diminuzione 1, 2, 3, tenere con, ecco, con un segnapunto la maglia, quella che noi andremo sempre a chiudere, ok? Quindi tenete quella centrale dove abbiamo chiuso le nostre 3. Ok, continuate ovviamente il giro. Quindi qui sono al rovescio, dritto, e ci troviamo alla chiusura del secondo giro del nostro scollo. Visto che non abbiamo fatto nessun calcolo, potreste anche voi trovarvi nella mia situazione. Quindi se io faccio, vedete questo è diritto, sto arrivando alla congiunzione, sul diritto, sul rovescio, sul diritto e avrei 2 diritti. Ok, o continuo così e quindi continuo la mia sequenza e non importa. Sfido chiunque ad andare a controllare dietro nel nostro collo che ci siano 2 parti diritte così, ok? O altrimenti l'unica soluzione che ci rimane è quella di chiuderle tutte e 2 insieme, quindi fare questa, quindi fare una diminuzione forzata. 1, 2 e chiudo insieme. E poi vado a fermarmi come al solito in cima alla mia prima maglia alta con una maglia bassissima. Quindi io scelgo di fare in questo modo. Ok, ovviamente quando chiudo il terzo giro questa per me vale una maglia, ok? Una soltanto, una maglia. Quindi io lo chiudo in questo modo per avere la sequenza corretta. E poi si riparte. Questo giro è praticamente quello che sarà uguale a tutti i 2, 3, 4, 10 giri che voi farete. Ok, dipende poi dall'altezza del bordo che voi volete. Quindi questo è il giro che vi porta a continuare fino ad arrivare alla misura che voi desiderate. Quindi partiamo sempre con una catenella e iniziamo con la nostra maglia alta a rilievo sul davanti. Quindi adesso dobbiamo seguire le maglie che abbiamo sotto e comunque sempre uno avanti, uno dietro. Ok, come abbiamo già fatto, ripeto, per il bordino del polsino e lo stesso per il bordo sotto, perché il bordo sotto è poi uguale a quello del polsino, ma senza nessun tipo di diminuzione. E come vedete io prendo la maglia a rovescio e la faccio a rovescio, la maglia a diritto e la faccio a diritto. Ok? Quindi questi saranno i giri che voi dovete continuare a fare fino ad arrivare all'altezza che più vi piace. E ci troviamo alla punta, arrivata nel punto centrale. Allora, devo fare ancora questa. Ok, perché dobbiamo ritrovarci sempre con 3 punti. Questa è dove noi facciamo la diminuzione, dove ci sono già i 3 punti uniti, poi quella prima e quella dopo, rispettando il modo in cui vi trovate la maglia. Ok, io me la ritrovo sul dritto e lavoro sul dritto. Se voi questa prima della chiusura la trovate a rovescio, la lavorerete a rovescio. A seconda di come la trovate, la lavorate. Però non la lavorate in modo completo. Quindi chiudiamo solo le 2 prime asoline e le teniamo sull'uncinetto, come abbiamo fatto prima. Questa, quindi questa l'ho lavorata a dritta, questa la devo lavorare a rovescio. Ed è proprio il punto dove io avevo già diminuito, ok? Quindi questo lo lavoro a rovescio, tutte e 3 insieme, perché oramai ne vale una soltanto. Chiudo solo le prime 2. Ora questa ce l'ho sul dritto, quindi la prendo e la lavoro sul dritto, chiudo le prime 2 e poi chiudo tutte e 4 insieme, ok?
E adesso proseguo, questa è dritta e questa è a rovescio, ma è ovvio che devo lavorare a rovescio, no? Adesso lavorerò ogni maglia così come la vedo. Dovete seguire il vostro disegno e andate avanti in questo modo fino a chiudere il giro. Poi riprendete il vostro giro, noi qui stiamo facendo il nostro terzo giro, riprendete il vostro quarto giro. In che modo? Facendo una catenella e poi lavorando la maglia alta a rovescio o a dritto a seconda di come la vedete. Proseguite per tutti i giri, ricordate di diminuire sempre nello stesso punto, ok? Io qui ho fatto la mia terza diminuzione, la vedete, no? Che si sta incrociando in questo modo, e qui il mio centro è proprio qui. Quindi io tengo un marcapunto per vedere e ricordarmi che è qui che devo chiudere, e chiuderò 3 maglie insieme, quindi 1, 2 e 3. Questa vale una perché l'abbiamo chiusa, quindi 1, 2 e 3, come vi ho appena mostrato. Andate avanti così fino ad arrivare all'altezza dello scollo che desiderate. Ecco, questa è la scollatura finita. Guardate se non è bella. È stupenda. Vi voglio solamente dire questo. L'ultimo giro, anziché utilizzare il numero 3, che è l'uncinetto che ho utilizzato su quasi tutta la maglia, ho utilizzato il 2,5 proprio per dargli una certa rotondità, ma non troppo, ok? Quindi che piegasse leggermente, ma non troppo. Ok, non so se mi spiego. Quindi l'ultimo giro, come consiglio, è: se state utilizzando il 3, utilizzate il 2,5 per fare l'ultimo giro. Io come giri ne ho fatti, allora, vediamo un po'. Aspettate, ho difficoltà a riconoscerli. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 giri con l'ultimo, che è quello con l'uncinetto 2,5. Ok, quindi l'ultimo giro ho tolto mezzo punto all'uncinetto in modo tale che leggermente mi tenesse meglio l'apertura. Ok, non ho fatto nient'altro, l'ho finita e sono veramente strafelice. Sono veramente strafelice di averla realizzata. Il polsino mi piace tantissimo con questa decorazione, e che dire, ve la mostro adesso anche sul manichino, così potete apprezzare tutta la sua bellezza. Scusatemi, lo so, sono di parte, però mi piace tantissimo, veramente tantissimo. Come avete visto, è un progetto anche per principiante, in quanto è veramente semplice, e spero davvero di avervelo spiegato in modo adeguato. Spero che tutte arrivate a realizzare la vostra maglia. Penso la chiamerò Settembre. Vedremo, all'ultimo momento deve nascermi ancora il nome. Ok? Grazie ancora e ve la faccio vedere sul manichino. Eccola finita, vi avevo promesso di farvela vedere sul manichino ed eccola qui. Questa è il polsino che mi piace tantissimo, ormai lo sapete già. Ho deciso poi finalmente di chiamarla, cioè all'ultimo momento, Rosa di Settembre. Visto il colore, ho deciso di chiamarla così. Io spero davvero con tutto il cuore, come già detto, che vi sia piaciuto starmi accanto anche in questa creatura, perché è la mia nuova creatura, e che siate rimasti soddisfatti. Sono emozionata come al solito, di me e di Rosa di Settembre. Se volete inviarmi le foto di Rosa di Settembre potete farlo via mail su info@filatidasogno.com, e sarei veramente felice di poterlo vedere. Un abbraccio, ciao!